Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Numanuzzi. Questa mattina siamo qui per presentare l'ultimo acquisto in casa bianconera, Marco Olivieri, a cui diamo il più caloroso benvenuto. Con lui è presente insieme a noi il direttore dell'area sportiva Filippo Fusco, al quale lascio subito la parola. Prego, direttore. Buongiorno a tutti, sono qui a presentare Marco Olivieri, che è stato un nostro obiettivo dall'inizio del calciomercato. Purtroppo questa situazione con la Triestina ha allungato i tempi per il suo arrivo e quindi ne condizionerà in questa prima fase anche la sua condizione atletica, perché ovviamente si è allenato da solo in attesa dello svincolo e ottenuto lo svincolo da Triestina, una volta ottenuto, tra le varie opportunità che aveva, ha scelto di venire a Cesena e quindi di questo siamo particolarmente felici tutti quanti noi, perché sono sicuro che per generosità, per caratteristiche, per atteggiamento è un calciatore che i tifosi del Cesena apprezzeranno particolarmente, perché ha tutte quelle caratteristiche che secondo me si confanno allo spirito che noi abbiamo cercato di dare a questa squadra e che sono nel DNA del Cesena. C'è la generosità, la voglia di non mollare mai, di non arrendersi mai, di lottare fino all'ultimo secondo e di non dare nessun pallone per perso, oltre alle sue qualità che sono note, avendo fatto un percorso importante a livello giovanile ma anche di prima squadra, perché non dimentichiamoci che è un ragazzo che comunque ha giocato in prima squadra nell'anno dello scudetto con la Juve, esordendo anche in Champions League. Però questo è il passato, credo che oggi sia importante per Marco guardare al futuro e questo futuro è con la maglia del Cesena e sono sicuro che sarà importante per lui e per la nostra squadra, per il contributo che saprà dare. Grazie. Passiamo ora la parola a Marco Olivieri. Prego, per le domande. Ciao, innanzitutto ben arrivato a Cesena, sono Giovanni Guiducci, Corriere Romagna. Mi riallacciavo un po' alle parole del direttore per chiederti un po' come è passata quest'estate un po' particolare, un po' bloccata, quindi sia dal punto di vista psicologico se ne è un po' sofferto e anche a livello fisico come ti sei tenuto preparato in attesa della chiamata del Cesena, che poi alla fine è arrivata, però hai dovuto aspettare un po' per ragioni burocratiche. Buongiorno a tutti. Sì, diciamo che è stata un po' un'estate movimentata. È stata un po'. Ho dovuto portare molta pazienza, ma comunque devo ringraziare il direttore e la società che comunque io ho sempre dato la parola a loro e loro hanno dato la parola a me, mi hanno aspettato tutto questo tempo e sono contento e li ringrazio. E per il resto, sì, diciamo sono un po' indietro rispetto agli altri, come è normale che sia, perché comunque sono 2 mesi che mi alleno da solo e non è mai come fare una preparazione in gruppo e allenarsi con i compagni. Ciao, ben arrivato Luca Ravaglia, il resto del Carlino, buongiorno. Senti, dicevamo hai trascorsi importantissimi anche, no? Con la Juve, la prima squadra, insomma, quindi hai conosciuto ambienti decisamente importanti, anche in Serie B hai avuto un ruolo importante, ti sei tolto soddisfazioni importanti, quindi insomma queste due cose qui come le vedi, come le cali su Cesena, insomma il fatto di aver potuto giocare insieme ai grandissimi da una parte e l'esperienza che hai maturato in Serie B vincendo, insomma, e facendo cose importanti. Ma guarda, sicuramente il bagaglio che mi porto dietro mi è stato molto utile. E poi, ripeto, la Serie B è un campionato difficile, ogni anno non è mai facile affrontarlo. E comunque mi porto dietro un po' dalla Juve, un po' il suo motto di non mollare mai e questo diciamo che è una mia caratteristica. Ciao Marco, Rossi Marco, Teleromagna, Corriere Cesenate, ti chiedo un po' le tue caratteristiche in campo e che cosa hai percepito dopo la gara di Coppa col Pisa e quella di Pescara, quindi anche qualcosa sui compagni. Guarda, la mia caratteristica principale diciamo che mi rivedo in una seconda punta, quindi mi piace dialogare con l'altra punta, attaccare gli spazi che dietro la linea e poi la squadra l'ho vista molto bene in queste 2 partite. Comunque siamo stati a Pescara, abbiamo fatto sempre noi la partita, nonostante il gol subito dell'1-1 non abbiamo smesso di giocare, abbiamo comunque tenuto il pallino del gioco noi e abbiamo portato a casa i primi 3 punti importantissimi. Luca Leoni, Teleromagna, proprio riagganciandomi alla questione caratteristiche ti chiedo se c'è un giocatore che nel corso della tua carriera dal settore giovanile in avanti a cui ti sei ispirato. Ma ispirato no, però comunque mi piaceva molto
e ho avuto anche la fortuna di vederlo da vicino Higuain, però ecco, le caratteristiche sono un po' diverse, mancherebbe. Buongiorno, benvenuto Giacomo Grazie. Lucchi, di Mondo Cesena, tutto Cesena. Ti volevo chiedere come ti eri trovato dopo la prima settimana in bianconero con i nuovi compagni durante gli allenamenti. No, bene, bene, mi hanno accolto subito bene, mi hanno messo a mio agio, ecco, piano piano magari prendo la mia forma e sono sicuro che vi aiuterò. Con questo tuo arrivo a Cesena, prima hai parlato che c'era questo buon rapporto con la società. Che peso ha avuto il direttore per arrivare qui a Cesena, dato che poi tu lo conoscevi bene? Ma diciamo che il direttore ha avuto la sua parte importante nella mia scelta. Comunque ci siamo sentiti molte volte quest'estate, ho dato subito la parola a lui e così è stato. Ecco, il campionato è appena iniziato, Cesena ha iniziato benissimo. Tu che Serie B, qualche campionato l'hai anche concluso vittoriosamente, che prospettive vedi dove possa arrivare questa squadra che stai iniziando a conoscere? Ma ora fare prospettive è un po' difficile, comunque è presto. La Serie B è difficile, bisogna avere equilibrio, bisogna essere bravi a avere il giusto equilibrio quando magari non riesci a vincere, riuscire comunque a non perdere punti, diciamo che è quello il segreto della Serie B. Avete altre domande per Marco? Perfetto, ringraziamo Marco, al quale Grazie. diamo ancora un caloroso benvenuto, il direttore della sportiva Filippo Fusco, e grazie a tutti voi.